Ragazzi, cioè, come descrivereste questa situazione? Cioè, non so se avete visto, guardate questo grafico, avete mai visto una roba del genere, ma neanche le meme coin a novembre. E stiamo parlando dell'argento, un asset che capitalizza trilioni. Sta roba non succedeva da 15 anni, credo, di vedere oro e argento così in verticale. E che dire, c'è una situazione completamente folle. Ditemi cosa ne pensate, dai, che iniziamo proprio a dibattere partendo da qui, che è un po' il tema clou, no? che spiega la situazione di mercato di quest'anno e anche diciamo, del 2025. Comunque è stato un tema proprio quello delle commodity che hanno sifonato liquidità. Comunque, manco Pepe ai tempi d'oro, esatto, esatto. E allora, prima di iniziare, ragazzi, seguitemi su Telegram. Dannazione, è fondamentale, ragazzi, cioè con queste situazioni così. Poi questa settimana sarà bollente tra FOMC, possibile shutdown, il discorso dello yen. Adesso vi racconto tutto, ma dovete assolutamente seguirmi su Telegram, perché davvero potrebbero succedere un botto di cose. E su Telegram noi, come sapete, ci aggiorniamo, in tempo reale su tutto quello che succede e che c'è da sapere per seguire il mercato. Quindi analisi ogni giorno con gli scenari di prezzo, livelli chiave, tutto quello che può succedere sul mercato, dati e notizie che lo muovono o potrebbero muoverlo, tutto in tempo reale gratis. Link in descrizione. Mi raccomando, vi voglio vedere nel nostro canale Telegram. E se vi interessa essere sul pezzo, poi magari non vi interessa e quindi pace. E poi ovviamente, ragazzi, è ancora attivo il bonus di fino a $500 in asset, anche oro e argento se volete, anche Bitcoin, ma anche oro e argento, anche azioni, quello che volete, regalato da eToro sul vostro primo deposito. Basta registrarsi col link in descrizione, fare un primo deposito, qua vedete a quanto ammonta il bonus in base all'ammontare del primo deposito, tenerlo sulla piattaforma per almeno 90 giorni e al termine si riceve il bonus in asset a propria scelta. Trovate il link in descrizione. Bene, ora torno da voi, ragazzi, ditemi qualcosa, voglio sentire proprio a caldo cosa ne pensate di questa situazione folle. Io sto facendo un pack su oro e argento, anche se vorrei metterci tutto, mi sto trattenendo. Ecco, qua torniamo, no? Nei soliti discorsi, perché quando parlavamo di FOMO su Bitcoin e sulle altcoin e quant'altro nei picchi, era esattamente la stessa dinamica. Adesso c'è la FOMO sulle commodities, ma non sei il solo. Cioè io sento gente che in giro a caso parla di ma dovrei investire in oro, dovrei investire in argento. Adesso ci risiamo, cioè le dinamiche sono sempre le stesse, esattamente come al top di mercato di Bitcoin uno voleva investire in Bitcoin, adesso nascono come funghi quelli che si svegliano e vogliono investire in oro e argento. In questa situazione qui, con questo grafico qui, come può finire? Adesso ragazzi, cioè, io lo so che lo ripeto sempre tutto, ma a me sembra una bolla clamorosa. Come fa a essere sostenibile un grafico del genere? È folle. Capisco il discorso del debasement trade, che è quello che sta un po' dietro, no? A questa logica, che poi ne parliamo nella parte di analisi, però cioè veramente folle. Io ho liquidato argento a 75, pazienza, ho fatto il mio. Ragazzi, bisogna togliersi dalla testa di poter beccare i massimi. È assolutamente impossibile. Finalmente la live. Sì, noi ci siamo sempre, ragazzi. Anche se dovesse per tutto il 2026 salire solo oro e argento e Bitcoin rimane laterale o discendente, noi siamo qui. La mia parte gambler sta sbavando, esatto, sei in buona compagnia, perché adesso davvero tutti vogliono investire in oro e argento. PAC cripto indice Bitpanda BC5, top 5 cripto con bilanciamento automatico a fine mese. Why not? Argento uno di noi, mamma mia, robe folli. È oro di investire in ora, esatto. Stable di Tether finalmente dà segni di vita. In che senso? Stable... dici la chain? In che senso dà segni di vita? Cosa... è il token, scommetto, non lo sto seguendo.
Ti sento con le cuffie mentre guido, bravo, mi raccomando, fai attenzione alla strada e non guardare i grafici perché altrimenti qua ci si... Bleh. Quando l'oro era 4.000 tutti dicevano di non entrare perché è troppo alto, invece, beh ragazzi, allora adesso il discorso è, non è che c'è un prezzo giusto o uno sbagliato, sicuramente c'è una regola generica, anche adesso potrebbe salire ancora per un mese, cioè non lo possiamo sapere, ok? C'è una regola generica che vale sempre, a prescindere, su tutti i mercati, che dice che nel momento in cui un asset è iperesteso, il rischio è più alto. Questo non vuol dire che è vietato entrare o non si può, non si deve, cioè è molto più rischioso. È ovvio che se uno entra adesso al top di una corsa parabolica, deve essere consapevole che con buona probabilità questa corsa parabolica potrebbe finire nel prossimo futuro e uno potrebbe trovarsi intrappolato a quel prezzo di carico lì per lungo tempo. Poi ragazzi, la certezza non esiste. Se esistesse una certezza, sarei short in leva 100 per con tutto quello che ho. Però la certezza ovviamente non c'è. Il tema è il rischio, ok? Perché poi, come su tutto, anche su questi movimenti iperspeculativi si costruisce narrative intorno. Di ogni genere, no? Dalle più catastrofiche a quelle più complottiste, di qua e di là. Il punto è che al centro c'è un movimento, a parte il valore intrinseco che l'oro e l'argento hanno, ve l'ho già detto, cioè l'oro per me è un asset must have, lo dico sempre, però questi movimenti qui sono movimenti speculativi, cioè non c'è nessuna giustificazione che possa giustificare per l'appunto un movimento verticale del genere. Non credo che l'oro possa essere un asset da meno 50-60 di ritracciamento, non credi? In passato, guarda, il discorso che facevamo anche la scorsa live è che in passato ci sono stati dei periodi, come vedi, ad esempio negli anni 80, che aveva fatto quel pump lì, un pump folle, simile quasi a quello di adesso, e poi aveva ritracciato del 70%. Ed è stato, ragazzi, un ritracciamento che è durato 20 anni. Il tema è, ripeto, è impossibile prevedere il futuro, quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa, letteralmente, però c'è un rischio da calcolare che, insomma, comprare in questi punti qui porta appunto un rischio di rimanere intrappolati a quel prezzo lì, mentre poi il mercato storna e l'oro... Insomma, ci sono stati veramente dei periodi che ha stornato molto a lungo, ok? Non dimentichiamolo, ecco, perché il tema è esattamente quello, cioè guardate che roba. Ok, il grafico è letteralmente questo, quindi non fatevi male, il discorso è non fatevi male. Se lo girano tutto in Bitcoin andiamo in pensione, esatto, adesso, cioè paradossalmente... il discorso è adesso l'oro, scusate, cioè sì, nel senso l'oro e l'argento hanno monopolizzato l'attenzione e altri asset, tra cui anche Bitcoin, sono assolutamente nelle retrovie, non se li sta filando nessuno. Quindi è ovvio che l'emotività ti porta a fare il contrario di quello che dovresti fare. Ripeto, adesso la gente vorrebbe investire in oro, parla solo dell'oro, dell'argento, così, e Bitcoin non se lo fila più nessuno. Il ragionamento da fare è questo: se uno ha una tesi di investimento, ovviamente il discorso è sempre quello lì alla base, cioè l'hype è altrove adesso, quindi è un periodo potenzialmente più interessante. C'è un buon segno di accumulo e sta prendendo forza contro Bitcoin su stable BTC. Ah, ok, interessante, ma ci sono delle novità? Non ho mica più seguito. Perché Bitcoin non è una riserva di valore alla fine? Perché? Nel senso, se tu guardi il lungo termine, bisogna sempre guardare un orizzonte temporale un po' più lungo. Conviene o no eggiarsi sull'oro nel portafoglio con un lasso temporale di 15-20 anni? Secondo me il discorso del detenere oro, cioè per un portafoglio diversificato, è un asset che ha sempre perfettamente senso. Perché cioè, è la commodity per definizione, no? Se uno ha azionario, Bitcoin, liquidità o bond, oro, alla fine ti va a comporre un portafoglio ben fatto. Però cioè, il tema è non bisogna svegliarsi adesso solo perché è salito, cioè non è una novità che l'oro è un asset interessante, non è giustificabile un movimento del genere, lo ripeto, secondo me, però cioè non bisogna svegliarsi ora solo perché il prezzo è alle stelle, perché questa è FOMO, non è analisi fondamentale, ok?
A queste cifre l'oro va lasciato stare, si rischia di rimanerci dentro per molto tempo, più rischioso delle cripto. Io sono abbastanza d'accordo con Stefano, ovviamente, lo ripeto, potrebbe succedere qualsiasi cosa, magari fa ancora per due dal prezzo a cui è ora. Ci sono dei rischi non da poco, considerati i rischi, non date per scontato che sale sempre e non ritraccia mai, perché in passato è ritracciato per 20 anni. E se un mercato così esteso inverte bruscamente ci si fa molto male, ci si rischia di intrappolarsi dentro per tanto tempo. Bisogna fare attenzione, ecco. In questo momento, se dovessero iniziare liquidazioni su oro argento, sarà solo a causa di un evento negativo per tutto il mercato. Bitcoin lo vedremo risalire forse tra un anno. Possibile, però guarda, il discorso delle liquidazioni su oro e argento non è che per forza deve esserci una catastrofe, cioè un mercato così esteso, prima o poi, proprio per dinamiche di mercato, cioè storna, scarica, perché adesso sono tutti in guadagno e sono quelle situazioni, è la classica situazione insostenibile, quando tutti guadagnano e nessuno perde, è insostenibile, tutto lì. E che sia oro, che sia Bitcoin, che sia qualsiasi cosa, cioè vale sempre. Sto pensando di inserire nel pack crypto anche una piccola percentuale in Solana, come la vedi nei prossimi mesi? Dipende tutto da Bitcoin, dipende tutto da Bitcoin, perché guarda, sui fondamentali di Solana sai cosa ne penso, però nei prossimi mesi è pura speculazione, cioè non te lo so dire. Se Bitcoin riacquista forza potrebbe ripartire, altrimenti di sicuro non sale prima di Bitcoin. Mi consigli un broker per Forex e Crypto? Guarda, abbiamo recensito qualche broker recentemente, abbiamo parlato di Trade Republic, abbiamo parlato di Toro, adesso vi parlerò di Scalable Capital, sto preparando il video, sono tutti ottimi. XRP scoppierà? Lasciali parlare. In che senso scoppierà? Ti scoppia il wallet. E vedrei, ha senso un pack su Bitcoin? Che domanda è? Certo che ha senso se tu vuoi investire in Bitcoin a lungo termine. E ha senso, dipende dalla persona. Certo, se tu non trovi valore in Bitcoin non ha senso. Se per te invece Bitcoin ha valore sul lungo termine, ci vorresti investire da qui a 20 anni, ha perfettamente senso. Scoppierà in tanti pezzi, esatto, è più probabile. Può essere perché è comprato in quantità massiva da stati e banche? Beh, ragazzi, da sempre, non è una novità. Non è una novità adesso. Nuovi aggiornamenti per Scalable Capital sul regime amministrato? No, so che ci stanno lavorando, però non c'è una data precisa. Però avevo letto che quest'anno è una delle loro top priorità, quindi magari, non lo so, sparerei date a caso, magari a metà anno, speriamo. Quando invertirà le cripto voleranno, e secondo me è una delle narrative è quella, ragazzi, cioè se dovesse scoppiare questa bollicina potrebbe poi riversarsi capitale altrove. Con l'oro così alto non c'è un palese rischio per le tech, io temo un bel crollo. In che senso? Rischio per le tech, perché dici per la materia prima che costa molto di più? È un tema interessante. Adesso io non so esattamente quanto pesa l'oro, forse sono più altri metalli che pesano per le materie prime, tipo i semiconduttori. Cos'è che utilizzano? Però più forse neanche l'argento, il silicio forse, non lo so, non saprei. Non saprei. L'oro verrà convertito tutto in Bitcoin, quello non credo. Però sì, il tema che vedo che in tanti dite, no, ma comunque l'oro ha i fondamentali, c'è un motivo perché sale, allora ripeto, cioè sono pienamente consapevole, io sono un investitore in oro, lo sapete, ok? Però è la forza del movimento che mi spaventa, non il fatto che l'oro sale, anch'io so che l'oro ha un valore enorme da un punto di vista fondamentale, è proprio il movimento così che mi terrorizza. E è vero, c'è tutta la narrativa dell'instabilità, del fatto del debasement trade, eccetera eccetera, però cioè ripeto è tutto troppo accelerato, troppo veloce, troppo verticale.
l'oro non è rilevante per i semiconduttori. Guarda, non so esattamente lì qual è, né l'oro né l'argento, credo. O forse, non lo so, perché lì cos'è il silicio per i semiconduttori? Non saprei. Non, dico la verità, non sono molto informato. Nel mio portafoglio pesa più il piombo. Argento, palladio, silicio. Interessante, ok. C'è da aspettare una rotazione di capitale da commodity a cripto per un pump di Bitcoin? Beh, guarda, allora non è tanto un discorso di, come dire, di correlazione inversa per qualche ragione, è semplicemente capitale che ora è concentratissimo, cioè il capitale globale, no? Basta guardare i grafici. Adesso l'attenzione, il trend è sulle commodity. E quindi sono tutti interessati alle commodity, guardate i grafici delle commodity, e c'è disinteresse su altri asset, soprattutto quelli diciamo un po' che dovrebbero essere affini, tipo Bitcoin è stato completamente scartato, c'è un po' il sentiment contrario, no? La narrativa è ma guarda l'oro sale, Bitcoin no, vuol dire che Bitcoin non funziona, c'è quella fase di hype negativo, c'è hype sull'oro e sentiment negativo su Bitcoin. E quindi io mi aspetto che nel momento in cui appunto capitali dovessero uscire dall'oro potrebbero andare tra le varie cose su Bitcoin. Euro-dollaro ha già toccato 1,19, ma perché il dollaro si sta indebolendo. Si dice addirittura che potrebbero, c'è questa speculazione, che potrebbero usare l'oro per comprare, ciao l'oro ormai è fisso, il dollaro per comprare yen, no? Insomma la yen intervention la chiamano, per stabilizzare il valore dello yen ed evitare che si deprezzi troppo, che andrebbe a minare un po', a erodere gli equilibri di scambio internazionale, perché poi quando una valuta diventa troppo debole o troppo forte l'import-export ovviamente ne risente, e quindi le due banche centrali si speculava che potessero in maniera congiunta fare dei movimenti importanti, nello specifico di vendita di dollari per acquistare yen, allo scopo di indebolire il dollaro contro lo yen. E questo è uno dei motivi che porta poi impatto sul mercato. È un dollaro che si indebolisce, no? Tutto questo debasement spaventa e attira ancora di più, in questo caso anche sull'oro e sulle commodity, che già sono in mega FOMO, capite, no? Tutto questo alimentarsi positivamente. Trump vuole dollaro debole per svalutare l'enorme debito. Ma più che altro anche per la questione dello yen. Perché c'è una soglia, che non mi ricordo qual è, che storicamente quando appunto lo yen si indebolisce fino a quel punto lì si interviene al fine di evitare un indebolimento ulteriore che andrebbe a minare poi l'economia, soprattutto sugli scambi internazionali tra Giappone e Stati Uniti. Secondo me le cripto sono in pre-bear market. Bello, pre-bear market. Bitcoin sta solo a meno 30 e un bear market dura 8-12 mesi, sono passati solo 3 mesi. Quindi una rotazione la vedremo tardi. Che ne pensi? È possibile. È possibile, è un'ipotesi ovviamente perché non c'è certezza a riguardo, però effettivamente se dovessimo andare in bear market questa sarebbe, mi piace la definizione pre-bear market perché è calzante. È un po' come dire, guardando, no, il grafico del ciclo precedente, ci troviamo qui. Vedete, la somiglianza c'è. E quindi questo potrebbe essere, diciamo, il giro di boa del bear market. Dopo la prima leg down, la stabilizzazione, la bear flag e poi c'è la capitolazione. E poi, diciamo, ma a parte che se così fosse già sarebbe un ottimo punto, no, di inizio accumulazione. Poi dopo la prossima leg up dovrebbe iniziare la fase veramente top per accumulare, se ovviamente si va a guardare il ciclo precedente. Come vedi nel lungo periodo AAVE? Ragazzi, non mi fanno impazzire i token in generale delle piattaforme DeFi. Perché non vendi l'oro che hai? Ma guarda, allora, in realtà i ribilanciamenti che sto facendo in questo periodo fanno proprio quello. Cioè non lo vendo tutto perché io non arrivo mai al punto di dire mi privo completamente di un asset sul quale io voglio investire a prescindere solo per una questione di prezzo. Perché, ripeto, io parto da un assunto che è non posso prevedere cosa farà il mercato domani. Mi arrendo a questa evidenza, ok? Sono assolutamente serafico davanti a questa cosa. E quindi
il massimo che posso fare per cercare appunto di tenere sotto controllo la situazione è ristabilizzare periodicamente il mio portafoglio. Io voglio il 10% di oro, se l'oro mi fa 2 per e mi diventa il 20%, ne vendo una parte, ritorno al 10% e il resto lo spalmo sugli altri asset. E questo è ribilanciare appunto il portafoglio. È un po' la strategia che utilizzo. Cosa ne dici di Ripple che è stata... No, basta Ripple, soprattutto se mi spammate la domanda 50 volte, tutto quello che farò è un bel... nascondi utente da... No, dai, facciamo cartellino giallo, utente in timeout per 24 ore. Non si spammano le domande. Cartellino giallo. E l'oro ha mega domanda che dipende da macro. Vero, vero. 2008 sono saltate le banche e hanno pagato i contribuenti. Nel 2020 sono stati salvati dagli stati e ora stampano e puntano su oro. Ma quello sempre, ragazzi, sempre, sempre. Rispondi a me, sotto i 75... Dove? Ah, secondo te potrebbe scendere sotto i 75? Ma certo, ovvio che potrebbe. Potrebbe tutto, ragazzi. E sotto i 75 non è neanche, tra l'altro, uno dei worst case. Un po' di live fa, se vi ricordate, siamo andati a vedere un po' di scenari giocando alla palla di cristallo, no? Di scenari futuri, e abbiamo visto anche i peggiori possibili, nel senso ragionati, no? Non peggiore nel senso va a zero, però 75 non è neanche così folle come scenario da dire oh mio Dio che scenario terribile. Scenario terribile avevamo immaginato i 40, se vi ricordate, la capitolazione degli ETF. Quella era la narrativa. Domanda secca, siamo in bear market? Bah, guarda, queste sono un po' quelle domande, non lo so, che lasciano un po' il tempo che trovano, perché dipende dal time frame su cui lo guardi. Sul settimanale siamo ribassisti, sul daily siamo sul daily in realtà siamo laterali dopo una fase ribassista, sul mensile siamo ancora rialzisti. Quindi la situazione è la seguente, dipende dal time frame. Allora, tecnicamente per me bear market vuol dire essere ribassisti su tutti i time frame fino al mensile. Quindi per ora io direi di no, ma non vuol dire che adesso ripartiamo, capito? Cioè, a volte viene frainteso il discorso dell'essere in bear market oppure no, che se uno dice no, non siamo in bear market vuol dire che si riparte per forza. È solo una definizione, cioè è proprio una definizione così che uno dà. Senti Grok, chiediamo a Grok, Grok mi darà una risposta da manuale. E quando ribilanci con la vendita dell'oro, cosa compri? Il mercato azionario non è più rischioso ora dell'oro perché l'America di Trump è Guarda, io non mi faccio tutti questi ragionamenti, perché va a finire che ti deviano da quello che dovrebbe essere il tuo target. Cioè se inizi a dire no, ma adesso c'è instabilità, quindi vendo le azioni, fai la fine di chi è da 3 anni che dice recessione e non è mai arrivata, no? E quindi rischi di andare un po' fuori strada. Io banalmente, guarda, mi metto in testa un portafoglio evergreen che va bene sempre, quindi non sovraesposto in azioni, diversificato sulle azioni, cioè non sovraesposto solo agli Stati Uniti. L'azionario mondiale, ad esempio, può essere una buona diversificazione. Poi uno ci mette dentro appunto un po' di oro, un po' di bitcoin, liquidità magari non solo in dollari per evitare di essere troppo esposto al dollaro, e investita magari in treasury, così ti rende qualcosina e tendenzialmente hai un po' di diversificazione. Quella è un po' l'idea dietro al portafoglio, e poi lo vai a ribilanciare, così nel momento in cui tu comunque hai asset forti, no? Che per te sono forti, hai una tesi di investimento, nel momento in cui uno si rafforza o si indebolisce, vai a sistemare, a ribilanciare la situazione. Portafogli di Ray Dalio o all weather, esatto, il tema dell'all weather, cioè secondo me non bisogna cioè che poi questa appunto è un po' la base della mia strategia, il non voler seguire la narrativa del momento, perché altrimenti ci si fa influenzare.
Cioè altrimenti uno dice adesso scoppia la guerra, quindi accumulo oro, però il problema è che appunto l'oro è già in corsa e l'azionario no, perché adesso Trump di qua di là e poi magari non succede, poi Trump domani si sveglia che ha dormito a destra anziché a sinistra e dice un'altra roba, ti ricambia tutto lo scenario e diventa poi un continuo corri di qua e salta di là. Meglio aspettare a comprare Bitcoin? Giovanni, queste sono quelle domande che ti devi porre da solo in base a quello che vuoi fare. Ecco, questo è un bottom signal. E se alla fine avesse ragione Peter Schiff su tutta la linea, i fatti gli stanno dando ragione. Guarda, dipende da quanto indietro guardi. Gli stanno dando ragione nell'ultimo anno e mezzo, che è stato completamente folle per l'oro e debolissimo per Bitcoin. E tu stai prendendo veramente una fotografia molto biased, ok? Di una fase di mercato molto particolare, in cui l'oro ha fatto dei numeri che non faceva da 15 anni, proprio da 15 anni letteralmente, e Bitcoin ha avuto uno dei suoi anni più noiosi dell'ultimo ciclo. Quindi è veramente una fotografia molto ristretta, cioè si rischia, capito, di cadere un po' in questi bias. Luke, ma Tatax non potrebbe evolversi a calcolare i vari quadri anche sulle commodity come oro e argento? Ma guarda, allora, nei prossimi sviluppi, non quest'anno, te lo dico già, perché comunque quest'anno stiamo rifacendo molto l'interfaccia per le cripto e tante migliorie per semplificare la vita, soprattutto, ma gli anni successivi è previsto di sbarcare un po' anche sugli asset tradizionali, quindi yes, ci saremo. Quali saranno gli eventi cruciali per gli RVA nel 2026? Gli eventi cruciali in che senso? Ti dico, eventi cruciali... Non è che ci sono eventi cruciali, è lo sviluppo della normativa e basta, e poi è un mercato che cresce, cioè cresce organicamente. Più che altro lo sviluppo normativo che come dire, come ha sempre fatto in quest'ultimo periodo, ponga delle basi solide per permettere di tokenizzare. L'oro su Trade Republic, c'è l'ETF mi pare, c'è l'ETF sull'oro. L'America sta andando bene con l'introduzione dei dazi, quest'anno la danno in positivo tra 6 e 8%. In che senso l'America in positivo? Il PIL dici? Il PIL sono usciti dati forti nell'ultimo trimestre. Ha influenza su Bitcoin, ma allora ovviamente un'economia forte ha influenza su tutti gli asset risk on, perché chiaramente c'è più appetito al rischio se l'economia è forte, soprattutto se combinata con stimoli monetari e tassi bassi. E ragazzi, ma Twitch è escluso? No, io le leggo tutte, è solo che poi salticchiano. Luke, scherzi a parte, cosa pensi davvero per quest'anno di Bitcoin? Ragazzi, io ripeto, secondo me la narrativa principale adesso è proprio questa attenzione spasmodica sulle commodity. È tutto lì. Cioè tutta la liquidità interessante è finita che potrebbe essere interessata a Bitcoin è finita un po' sulle commodity. E sì, su Tatax si può già vedere la situazione 2025, puoi iniziare a collegare i dati e nei prossimi giorni metteremo la possibilità appunto di vedere in anticipo, pagando l'abbonamento di base, quindi la fascia di prezzo minima, in anticipo già i dati fiscali dell'anno scorso tramite appunto un precalcolo, e poi chiaramente i quadri escono a cavallo delle scadenze, perché è quando l'agenzia delle entrate le fa uscire. US government shutdown Saturday all'80% su Polymarket. Perché? Perché c'era un discorso di una parte di spending bill, che sono quelle leggi che decidono come spendere i soldi pubblici, che adesso non ricordo esattamente, ha a che fare con l'ICE, quindi con insomma quelle delle forze dell'ordine, che insomma i repubblicani volevano allocare una spesa importante lì e i democratici sono contrari, quindi se non si trova diciamo un punto in comune c'è di nuovo lo stallo. È uno stallo minore rispetto a quello della scorsa volta, però è comunque uno stallo che ai mercati non piace, perché comunque questa situazione è troppo instabile. Il discorso è un po' questo.
Il 28 Trump minaccia Powell su Signal obbligandolo a tagliare. In che senso? In che senso? Oh mio Dio. Secondo te Bitcoin scenderà nei prossimi mesi? Ma che domande mi fai, Giovanni? Come faccio a saperlo? Non sono un oracolo. Aiuto, aiuto. E nessuno parla più di Cardano, cosa ne pensi? Oh, meno male che non ne... No, scherzi a parte, solito, cioè non ho visto novità dalle ultime volte, è sempre molto sovrapprezzato. Scusate, non so chi è questo Peter e cosa dà. Peter Schiff, quello che dice sempre che Bitcoin non vale niente, c'è solo l'oro. E adesso sta avendo il suo momento di gloria. Ethereum ha un team dedicato che lavorerà alla sicurezza post-quantum. Vero, vero, ho condiviso anche su X la notizia un po' di giorni fa. Dov'è? Bravo che me l'hai ricordato. Tra l'altro, cioè ragazzi, io non so se avete idea, ma... Cioè, guardate, giusto per farvi capire... Adesso è anche un po' sceso, ma prima c'era l'argento a più 13% in 24 ore, un asset da 6 trillion. Cioè questo significa, guardate che roba, cioè praticamente è come il 50% della capitalizzazione di Bitcoin in 24 ore. La capitalizzazione di Ethereum, Solana, BNB è tipo tutta la top 20 cripto, escluse le stablecoin, messi insieme in 24 ore. È assurdo, è assurdo. Comunque... Dicevamo, pam, dov'è? Eccolo qua, vedete? Post Quantum Strategy. Hanno formato un team dedicato proprio a lavorare sul post quantum, all'interno del quale c'è anche l'italiano Antonio Sanso, che a volte, non so se vi ricordate, era venuto nelle nostre live, avevamo fatto delle live dedicate proprio a Ethereum, e insomma è veramente uno che ne sa a pacchi, chiaramente lavora nell'Ethereum Foundation ed è super tecnico, e no, a parte tutto ci stanno lavorando. Quantum Security è un tema, e allora tac, aspettate che ho perso le domande, eccole. Ho letto un commento, alla fine tutti vogliono scambiare i propri bitcoin per gold o fiat. Sì, ma è un classico, ragazzi, cioè se bitcoin fosse ai massimi, con le stesse condizioni del macro, ma bitcoin ai massimi, vorrebbero tutti solo bitcoin, è ovvio. Se tutto invece fosse basso e l'azionario fosse ai massimi, vorrebbero tutti l'azionario e sarebbero lì a spiegare perché l'azionario sta correndo, perché è successo questo e quello e quell'altro, tutte giustificazioni a posteriori. Poi, cioè ragazzi, ripeto, questo non vuol dire che non è giusto investire in oro, anzi, sapete cosa ne penso? Però è assurdo che tutto viene fuori sempre a posteriori. Quando un asset sale verticale, a posteriori tutti, perché adesso l'oro sale, perché le banche, perché la guerra, perché qui, perché lì. Se invece l'oro fosse piatto e avesse il grafico di Bitcoin, nessuno direbbe niente, fidati. Di solito quando l'attenzione va su qualcosa di eclatante tutti si fiondano, è vero, è assolutamente vero, e sotto banco c'è chi si costruisce il portafoglio, speriamo sia anche questo il caso, assolutamente vero Valerio, è così. Perché funziona sempre così, è la FOMO sui mercati, gli umani sono schiavi delle narrative, ben detto Fabio, ben detto, è una grande verità che abbiamo vissuto anche noi 1000 volte, in alt season tutti vogliono le altcoin, quando Bitcoin pompa arriva le persone a caso che ti fermano, ma Bitcoin quindi è il momento di comprare. È così, quando Bitcoin scende, no, ma quindi quanto scende ancora? Tutti terrorizzati. Ecco, bell'idea Rupert, perché non aggiungi un corso di gestione della psicologia dell'acquisto compulsivo? È una bellissima idea e ce l'avevo in mente di farlo, un corso sulla psicologia dell'investimento. Quindi proprio per gestire l'emotività, l'aspetto psicologico che... Tu scherzi, ma è quello che fa perdere soldi alla gente, di più. Perché se uno investe a lungo termine, basta non farsi influenzare dalla psicologia.
Solana sotto grande pressione, forse troppo, ma in generale tutte le altcoin proprio sono sotto pressione perché c'è Bitcoin che è molto debole. Tutto lì. Per la ludopatia esiste il numero verde, esatto. Ma guarda che, cioè, il confine è molto labile tra investitori e ludopatici, perché uno magari inizia che vuole fare l'investitore, solo che poi si fa prendere la mano guardando i grafici tutti i giorni, tutto sale, adesso compro questo, vendo quello, di qua, di là, e diventa ludopatia. Questa è ludopatia, cioè il volersi fiondare sulla narrativa del momento per cercare di guadagnare su un asset in corsa. C'è uno spiraglio che Bitcoin salga almeno un po'. Questa è la disperazione che parla. E c'è ragazzi, c'è lo spiraglio. E cosa ti devo dire? Adesso Bitcoin è debole. Arriveranno tempi migliori? Secondo me sì, cioè se no non ci investirei. Potrebbe scendere ancora? Sì, ovvio, ma non bisogna mettersi in testa di voler beccare il bottom e vendere al top. Almeno adesso non è un momento di FOMO per Bitcoin, quindi anche se uno inizia a costruirsi una posizione, almeno non è il top. Prima di bucare Bitcoin, bucano i governi con il quantum, esatto, ci sono cose più urgenti. Direi. Guarda l'argento su time frame 4 ore, scommetto che è tipo meme coin mode. Andiamola a vedere. Argento. 4 ore, va che roba, va che candela, mio Dio, oh mamma mia. Qua veramente è una meme cioè candela da 4 ore l'argento, secondo asset più capitalizzato al mondo, più 7,5%, meno 7,8%, 4 ore, l'asset secondo più capitalizzato al mondo, modalità meme coin. Assurdo. E queste sono liquidazioni, cioè, ma io non oso immaginare. Esiste un Pax Gold per l'argento? Bella domanda, ma al momento no. Al momento no. Che io sappia, c'è un Tether Silver. Però qualcosa mi dice che lo creeranno presto, perché se ci sono volumi e c'è FOMO, arriva la versione tokenizzata. Scusa, non ho capito, ha fatto più 7 poi meno 7 nel giro di 4 ore. No, nel giro di 2 candele di 4 ore, quindi 8 ore, ma se consideri che la seconda candela è a metà, nel giro di 6 ore. 5 ore e mezza. Cioè in realtà in un'ora e mezza ha fatto questo meno 8, adesso sta scendendo ancora, e nelle scorse 4 ore ha fatto il più 7. È assurdo ragazzi, assurdo. Che immagino sarà anche correlato con il dollaro, vediamo di XY. Vabbè, sì, più o meno sì. Ha fatto un bottom locale. Il secondo asset è Nvidia, no? È l'argento, amico mio. Guarda. L'argento è il secondo. Prima era più in basso, negli ultimi giorni ha scalato la classifica, capitalizza il 50% in più di Nvidia quasi, 4,5 contro 6,2. Giusto per capire, mettiamo in dark mode che mi sto accecando. È assurdo. Il mio portafoglio Avax Sol et 6 Fetch Link Arb e sono sotto di 2000 euro. Secondo te è sbilanciato? Marco, un tantino. C'hai solo altcoin in portafoglio? È leggermente sbilanciato. Se non analizzi ADA vado lì su Pepe. Ragazzi, ma perché mi volete far piangere disperato a guardare il grafico di Cardano? Va bene, lo analizzo. Non spammate però, fatti bravi, non spammate. Non spammate la stessa domanda. Andiamo ad analizzare ADA. Time frame settimanale. Pronti a piangere? 3, 2, 1. Boom. Cosa ti devo dire? Ragazzi, analizzatelo voi. Facciamo il gioco, analizzate voi il grafico.
Guardate, questo è il grafico. Wow! Non c'è molto da dire, mi sa, eh? Non c'è molto da dire. Il bonus di Trade Republic, quale bonus? Io non avevo nessun bonus su Trade Republic, ce l'ho su eToro se vuoi. Su Trade Republic no, purtroppo. E 2 giorni e torna all'all time high. Cardano? Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Il mio portafoglio è Ethereum, Sol, ADA, XRP, cosa ne pensi? Non ci siamo, non ci siamo. Adesso non capisco se a volte spero che siano trollate perché almeno ci facciamo una risata, però ragazzi, scherzi a parte, non potete avere un portafoglio all-in su altcoin, cioè, ma neanche all-in sulle cripto. Bisogna diversificare, se no è un portafoglio troppo esposto. Purtroppo, purtroppo è così. Come non ci siamo. Poi ragazzi, ognuno può fare quello che vuole, io non sono il consulente finanziario di nessuno, quindi se volete anche un portafoglio tutto sulla meme coin di Corona, io non ve lo impedirò. Però mi sembra un tantino sovraesposto, ecco, nel caso. Eh già, eh già. All-in su Zcash. Ah, ragazzi, la parola all-in già è devastante. Portafoglio ideale, Bitcoin, Pax Gold, Ethereum, Sol. Non hai azionario? Zero liquidità? Boh. Secondo me gli UK lo fanno apposta, sì, lo voglio pensare anch'io, ci facciamo 2 risate almeno. Per favore parla bene di Avax, magari inizia a crescere. Belle le voci della disperazione, eh. Luca, fatti dare qualche bonus per andare a Monza a vedere la Formula 1, ma ci sono stato, eh. C'ero stato con la McLaren, è stato bellissimo. Bellissimo. E ieri siamo andati a vedere la Juve, abbiamo portato bene, con Whitebit e via. No, vero, ma era per avere un'opinione. No, guarda, allora, scherzi a parte, ci sono le solite regole, cioè la regola della diversificazione. Se uno vuole un portafoglio all season, appunto, come che possa navigare un po' tutte le fasi di mercato, non può sovraesporsi su un asset. Quindi occorre avere un po' tutti gli asset più fondamentalmente decorrelati che ci sono. Sei gobbo, no, ragazzi, io non sono partito, cioè io guardo volentieri le partite, no? Però non è che sono tifoso di una squadra e vado a vederle tutte volentieri, cioè mi piace guardare una partita di calcio, mi gaso, però non è che sono tifoso di una squadra, cioè così, e via. E via, e via. La persona media in giro non dovrebbe toccare le cripto. È una grande verità, è una grande verità. Solo e unico all-in che si può fare è su Pepe. Oh, mamma mia, vabbè dai, è ora di andare a cena, ho capito. È ora di andare a cena. Portafoglio tutto altcoin, o ricchi o poveri come sempre. Molto più probabile poveri come sempre. Molto, molto. E basta. I grafici delle alt non sono di carattere ribassista, sono a livello trivellazioni del terreno, grande verità. Ragazzi, allora, fine della parte di Q&A? Cosa dite? Partiamo con l'analisi? Andiamo al dunque? Andiamo al dunque? Non ti piace la Juve ma ti piacciono gli Elkan, mi piace scroccare ragazzi, io vi dico la verità, cioè mi invitano a vedere la Juve, a vedere Juve-Napoli, una delle partite più sentite del campionato nella Skybox e io ci vado ragazzi, mi spiace. Sì, è così, è così, è così. Allora, stop alla registrazione.